Adesso eseguo il disegno di questa anatra con la tecnica del disegno del contorno. È una tecnica che richiede di andare molto lentamente e tracciare i vari segni seguendo delle sagome, seguendo delle direzioni, dei versi ben precisi e rapportate alle sagome disegnate in precedenza. Vediamo adesso come la realizzo. Partiamo dalla fine, dalla coda della nostra anatra ed eseguo il disegno di queste piume finali, queste. Dopodiché vedo che nella parte inferiore continuano ancora un poco, per poi cambiare direzione, seguire una direzione con questa angolazione, ok? Questa qui. Quindi la direzione è questa, per quanto. Allora, accenniamo l'angolazione. Allora, posso vedere che la distanza tra questo punto e questo, questa distanza sostanzialmente è uguale a questa distanza. Quindi questa distanza disegno un'uguale quantità e quindi questa è la mia parte. Poi vado a chiudere questa parte con questa arco che dunque nella fase iniziale ha questo tipo di inclinazione per poi accentuare l'inclinazione. Ecco. Ecco. Adesso completiamo col triangolino inferiore che se tiriamo una linea verticale, vedete, va a chiudersi su più o meno questo punto. Quindi così. Più o meno qui finisce questo tratto, poi vado su più o meno con questa inclinazione, quindi questa, e mi fermo tracciando un orizzontale qua, ok? Poi procedo in questa direzione, c'è questa piuma
chiudo con la parte bianca, ecco, così. Qui c'è la piuma e di qui riprendo la parte superiore della mia anatra. Adesso continuiamo qui sotto, questo tratto continua ancora, per poi essere inclinato seguendo questa direzione e mi vado a fermare in questo punto. Quanto è lungo questo? Lo vado a misurare e grosso modo, vedete, rispetto a questa punta, di questa stessa quantità. Quindi, ecco, così, qui, precisamente dove mi sono fermato io. Scendendo, per quanto devo scendere? Allora, prendiamo dunque questa misura a occhio è questa stessa distanza, quindi prendo questa distanza e la riapplico qui. Adesso guardo la forma di questa sagoma e cerco di riproporla. Continua così, poi così, in corrispondenza di questo tratto, vedete, leggermente, per poi, adesso tralascio la zampetta, per poi chiudersi così. Adesso veniamo alla zampa, c'è un tratto, poi a questa angolazione, no, più bassa, questa, meno qua, così, ecco. Ora, questa distanza, vedo che grosso modo è questa distanza qua, quindi la riproduco. Ecco, c'è anche il tratto scuro e completiamo la parte posteriore. Allora, qui c'è un'ombra che parte da questo punto e questa è la prima parte scura, poi di qui si diparte, ecco, un'onda qui sotto la nostra zampa, così, di qui questo un po' oltre, qui
disegno questa parte bianca che diciamo continua così. Ok, ora dunque vediamo, andiamo a quest'altro punto. Dunque questa distanza, ecco, grosso modo ci porta a questo punto qua. Quindi prendiamo questo punto e lo riproduciamo qua. Allora, saliamo su e giù. Allora, questo, vedete, è leggermente di poco più in basso rispetto a questo tratto, quindi poco più in basso, così, e qui continua, eccoli. Invece, guardiamo la distanza tra questo punto, la traccio così, e scendo tanto così, il completamente, mentre in questo caso se si seguo il proseguimento di questa, vedete, c'è questo arco. Poi questo tratto, vediamo, allora, possiamo anche fare così. Io disegno il congiungimento tra questi punti e poi l'arco che ho appena accennato, quindi congiungo i punti e poi vedo che qui scende per poi risalire. Qui c'è del riflesso, questo arriva fino qua per poi tornare indietro e diventare più scuro sotto della mia zampa, leggermente spostato sulla destra. Ecco. Adesso da questo punto dobbiamo arrivare all'inizio del collo. Il collo, dunque traccio una linea orizzontale, ecco, la riproduco così, va a finire in questo punto, quindi traccio questa linea guida così e questa distanza rapportata è leggermente più piccola rispetto a questa distanza, quindi allora questa distanza la riproduco qui, però deve essere leggermente inferiore. Qui come la chiudo, vedete che scende giù con una certa inclinazione e poi più o meno a metà scende più ripido, quindi continuo con questa angolazione,
per poi scendere giù ripido per arrivare all'inizio del mio collo. Col il collo scendo giù. Questo punto è a metà tra questo punto e questo. Tra questo e questo a metà si colloca, a metà è qui, quindi qui. Difatti sto risalendo. Qui c'è una curva, poi si incurva nuovamente per andare, ecco, così, poi così e poi congiungersi. Qui c'è questa forma e questo lo chiudiamo. Ora qui c'è un'angolazione di circa 45 gradi, ma fino a dove? Fino a qua. Più o meno, ecco, così, fino a qua. Poi si inclina maggiormente, così. Qui si appiattisce. Adesso vediamo questa lunghezza. Questa lunghezza, che è così, grosso modo, è questa lunghezza. Quindi questa lunghezza, abbiamo detto, dunque, questa lunghezza, sono interessato adesso a questa lunghezza, sono interessato a questa lunghezza. No. Dunque, questa è così. Allora, questa lunghezza di qui fino a qui, questa lunghezza. Dunque, allora dobbiamo disegnare questo tratto che dunque viene avanti così, con una certa angolazione, poi scende giù. Così, ecco, questo punto è un po' sopra, così, poi continua. Dunque, questo ecco, così. Poi c'è l'anello bianco,
Ora, dunque, questo tratto ecco, quindi siamo qui, poi scende giù, disegniamo sto verde mentre l'occhio è collocato in questa zona. Allora, in corrispondenza qui c'è un tratto, allora il becco finisce qui sotto e questa distanza è grosso modo questa, quindi questa distanza è grosso modo questa, quindi arriva qui, abbiamo detto sotto, così. Ok, ora scendiamo giù fino a dove? Allora, questo è la parte inferiore, così, questa ora togliamo tutte le eccedenze. Dunque in realtà manca questa parte, ecco, più scura. Andiamo a cancellare tutte le linee di costruzione del nostro disegno. Che non ci interessano. Inquadriamo il nostro soggetto proprio da vicino.